Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video con Ablemo de Calcio. La decima giornata di Serie A presenta delle sfide davvero interessanti. Tra queste c'è sicuramente Milan-Napoli, senza naturalmente dimenticare Inter-Roma. Due match dall'esito incerto e chissà che non ne possa trarre vantaggio la Juventus che ospita il Verona. Ad ogni modo nel video di oggi parlerò principalmente di Napoli-Milan. Prima di proseguire, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Rudy Garcia e Stefano Pioli non se la stanno passando benissimo. Ok, il tecnico francese, dopo aver sfiorato l'esonero, si è rimesso in gareggiata vincendo con il Verona e l'Union Berlin. Sicuramente due ottimi risultati, ma soprattutto la partita di Champions League non può lasciare soddisfatti. Insomma, i problemi evidenziati fino ad oggi non sono stati risolti, è inutile che mi ripeta. Il Milan come il Napoli ha perso due partite, due sconfitte che probabilmente hanno un peso maggiore rispetto a quelle perse dai partenopei. Il Milan ha perso due scontri diretti, lo dico perché ad oggi dobbiamo considerare la Juventus come una delle probabili prime quattro. L'altra partita l'ha persa con l'Inter. Ora è evidente che perdere anche con il Napoli a fine campionato potrebbe essere una sconfitta determinante, oltre che a rilanciare nella corsa a scudetto la squadra di Garcia. Tuttavia la questione andrebbe vista anche da un'altra prospettiva, ovvero la capacità del Milan di essere squadra forte nei momenti importanti della stagione, che spesso sono anche decisivi. Oltre alle sconfitte con l'Inter e la Juventus, è impossibile non citare quella con il PSG. Attenzione perché il Milan è ancora senza vittoria in Champions, anche se va detto che i rossoneri sono capitati in un girone difficile. Io l'ho detto tempo fa e lo ripeto, per me il Milan è più forte dell'anno scorso. La partita di domenica sera è un banco di prova importante per la squadra di Pioli, che ci dirà a cosa può ambire il Milan. Non è solo una questione di risultato, ma bisogna guardare anche alla prestazione. Quanto al Napoli, il Milan è l'ultima spiaggia per gli azzurri. Allora il campionato è sicuramente lungo. Non vedo una squadra che possa ammazzare il campionato, ma è chiaro che la sconfitta significherebbe giocarsi l'ultimo bonus. Diverso invece sarebbe il pareggio che permetterebbe di lasciare immutata la distanza dei rossoneri ed è un risultato che non dispiacerebbe neanche al Milan. Certo, sarebbe comunque il male minore, ma bisogna tenere conto che il Milan è un avversario forte. Per il Napoli il risultato è fondamentale. Guardare la prestazione adesso sarebbe inutile. Conta vincere, che si giochi bene o male. È chiaro però che questo è un discorso che vale nel breve periodo, nell'immediato. Non si può pensare di arrivare lontano senza prestazioni convincenti. Qualcuno dirà che la Juventus ha vinto molti scudetti così. Erano campionati diversi dove la Juve doveva guardarsi le spalle al massimo da una squadra. Il Napoli ha già accumulato un certo ritardo e i problemi da risolvere non sono pochi. Napoli-Milan cade proprio alla decima partita di campionato. Di solito è arrivati a questo punto della stagione che chi analizza le statistiche delle squadre ha dei dati sufficienti per tirare le prime somme. Dati parziali per quanto si vuole, ma che comunque sono importanti. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli-Milan, ve le lascio in descrizione. Vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale e a lasciare un like. Noi ci vediamo la prossima volta.